Amici di Italia Squisita, benvenuti al Rita di Milano, io sono Edoardo Nono. Questo locale festeggia 20 anni della sua storia e lo fa attraverso una serie di incontri con personaggi molto importanti del mondo del bartending, personaggi del passato, del presente e ovviamente speriamo anche del futuro. Ognuno di loro ci ha lasciato una piccola chicca, un'interpretazione del cocktail più iconico della storia italiana che è il Negroni, senz'altro. Il Negroni ha questa storia meravigliosa di rapporto fra cliente e bartender. Il bartender Fosco Scarselli nel caffè Giacosa di Firenze e il cliente, il conte Camillo Negroni. Camillo Negroni, viaggiatore del mondo, chiede un'interpretazione dell'americano con il gin a sostituire la soda e il bartender gli restituisce questa piccola perla che è diventata famosa nel mondo. Ricordiamo la genealogia di questo cocktail: Milano-Torino, vermouth, bitter, una buccina di limone. L'evoluzione del prodotto in qualcosa di più moderno, l'americano, vermouth, bitter e un goccio di soda. E la trasformazione in Negroni, vermouth, bitter e London Dry Gin, tutto servito in parti uguali, secondo la ricetta originale. Ecco, così si prepara un Negroni classico e adesso andiamo a vedere come lo fanno i nostri ospiti internazionali. Ciao, sono Patrick e oggi vi faccio il mio Negroni a Rita. Il bar per me è un posto internazionale per eccellenza, è un luogo dove si può incontrare tutto il mondo e il Negroni in sé è un nostro ambasciatore di qualità e di italianità in tutto il pianeta. Oggi facciamo un Negroni chiaro, bianco, qualcosa che sì ha i toni leggermente bitter che sono essenziali per un buon Negroni, ma anche molto delicato e rotondo per un cliente un po' più vasto che non è abituato a bere così bitter. Cominciamo subito con la spina dorsale, una dose severa di London Dry. Boom. Poi del vermouth ambrato, naturalmente di qualità, buono, e del bitter bianco. Concludiamo dando un tocco Kong con un orange cordial che facciamo noi in casa. Noi da Kong in una buona serata spremiamo tanti succhi freschi e questo è un po' un cordiale che ci piace perché è un cordiale di recupero, quindi tutto quello che noi spremiamo lo mettiamo da parte e cerchiamo di creare qualcosa senza buttare via l'eccesso. Mescoliamo. Ok. E versiamo sopra un bel cubone di ghiaccio. Ok. Ora per finire profumiamo il drink. Mettiamo dentro. Bikong, pure un po' Rita. Ciao, noi siamo Cristian Buggiada e Roberto Artusio della Punta Espendio d'Agave di Roma. Oggi prepariamo un nostro signature drink, un twist sul Negroni, un Mescal Negroni. Questo drink è stato presente in carta alla Punta sin dall'inizio perché ci sembrava un buon compromesso utilizzare un drink che rispecchia l'italianità e la miscelazione classica italiana con quello che era il prodotto che stavamo proponendo, ovvero un prodotto messicano per molti, un prodotto assolutamente nuovo. È un drink che prepariamo con vermouth classico, bitter, quindi è una base diciamo classica di un classico Negroni, al quale però poi aggiungiamo invece che il gin 30 ml di mescal e un taglio di liquore a rabarbaro che con le sue note erbacee un po' terrose si sposa perfettamente con quelle che sono le note in degustazione del mescal. A tutto questo poi aggiungiamo una piccola spoon di agave syrup per dare morbidezza e dare un po' di struttura al drink.
Per finire un piccolo zest di arancio per dare un supporto alle note calde del mezcal e degli altri ingredienti utilizzati. È un drink ormai iconico della punta ed è un giusto compromesso secondo me per chi si avvicina per la prima volta a bere drink a base mezcal ma è amante di note amare e amante del vermouth. Salute! Benvenuti al Rita. Il mio nome è Salvatore Calabrese, conosciuto come il maestro. Oggi vi presento uno dei miei classici, un twist sul Negroni, chiamato Negroni svegliato. Ho creato questo cocktail quando ho aperto il mio locale in Vegas, per aiutare tutti questi personaggi che venivano nel mio bar a stare svegli. È molto semplice come cocktail. La prima cosa che faccio, metto ghiaccio nel mixing glass e ho pensato di non usare l'acqua nella mia moka ma di introdurre il vermouth e ho fatto il caffè normale ed eccolo, 25 ml di caffè, 25 ml di Campari e 25 ml di gin. Lo giriamo, sento questo bellissimo odore di caffè, l'aroma è incredibile. Prendiamo un buon cubo di ghiaccio ed ecco a voi il Negroni svegliato. Salute! Ciao, sono Federico Mastellari di Drink Factory, la scuola per barman più figa del mondo. Oggi andrò a raccontarvi, prepararvi un twist sul Negroni che si chiama Jack Frusciante. Questo drink nasce proprio in una serata che abbiamo fatto in una enoteca a Bologna, da lì il nome Jack Frusciante, che era qualcosa che richiamava la mia bolognesità. Partiamo, ho già messo il mixing glass a raffreddare con del ghiaccio, andiamo a raffreddarlo ulteriormente. Elimino il ghiaccio e vado a mettere il nuovo ghiaccio. Andate a mettere i prodotti che normalmente mettereste nel vostro Negroni preferito, quindi andrò a versare 30 ml di vermouth dolce rosso, 30 ml di bitter rosso, 30 ml di un London Dry Gin. E fin qua è il Negroni che conosciamo. Questo Negroni in realtà giocherà su delle piccole variazioni che andranno a caratterizzarlo. Il primo ingrediente speciale è una goccia di liquore di liquirizia, andare a dare questa nota dolciastra. Andiamo a miscelare il nostro Negroni andandolo a stirrare nel mixing glass. Ci siamo. Qui ho polverizzato delle caramelle di liquirizia pura con dello zucchero, ho bagnato il bicchiere con del limone e vado a realizzare una crasta attaccando la mia polvere al bicchiere. E fin qui è un Negroni molto normale con una lacrima di liquirizia, alla quale però andremo ad aggiungere un altro ingrediente. Per dare un contrasto col Negroni stesso e la liquirizia andiamo a nebulizzare in cima del whisky torbato, quello che preferite. Infine andiamo a sprizzare un twist di limone. In questo caso io ho ricavato una piccola monetina, un coin di limone che andrò a appoggiare su questo cubo di ghiaccio. E Jack Frusciante è pronto. Ciao, sono Federico Pasian, oggi qui dagli amici del Rita a Milano vi farò vedere uno dei cocktail che tengo più a cuore, il Negroni riposato. Gli ingredienti del Negroni riposato sono bourbon whisky, Campari, del vermouth secco, acqua di cocco, un bitter di porcini fatto in casa, liquore alle nocciole e olio di cocco. Perché si chiama Negroni riposato? È un Negroni che riposa in una bottiglia ricoperta all'interno con dell'olio di cocco. Iniziamo preparando la bottiglia. Ci servirà olio di cocco e un vassoio con del ghiaccio. Bene, serviamo l'olio di cocco nella bottiglia,
Olio o burro di cocco è lo stesso prodotto, olio in forma liquida, quando si solidifica lo chiamiamo burro. Tappiamo e la bottiglia appoggiata su del ghiaccio e la giriamo finché non si solidifica. Raffreddandosi, l'olio di cocco formerà una cappa molto fine attorno alla bottiglia. Perfetto, e questo è il risultato. In un mixing glass mescoliamo bourbon whisky, Campari e vermouth secco. Come il nostro cocktail è tutto in pre-batch, aggiungeremo una diluizione, in questo caso sarà acqua di cocco. Un paio di gocce di bitter ai porcini, questa è un'infusione a base whisky con shiitake, porcini, cotto a bassa temperatura, 60 gradi 2 ore. Completiamo i nostri ingredienti con un paio di gocce di liquore alla nocciola. Possiamo servirlo nella nostra bottiglia col burro di cocco. Il nostro cocktail è pronto e lo lasciamo da 24-48 ore in frigo. Dopo 24 ore di riposo serviamo su un bel blocco di ghiaccio e direttamente dalla bottiglia al bicchiere. Decoriamo con una scorza di limone. Questa è la mia versione di Negroni, vi invito a provarla a casa, spero che vi piaccia. Salute! Abbiamo visto le fantastiche interpretazioni, i twist sui Negroni dei grandi maestri, Patrick Pistolesi, Federico Pasian, Roberto Ortusio, Federico Mastellari e il maestro Salvatore Calabrese. Io spero che, come a noi, abbia dato un'ispirazione anche a voi vedere queste bellissime ricette preparate da questi maestri. E voi venite a scoprire i classici e i reinterpretati insieme a noi del Rita. Un grande saluto da parte mia, Edoardo Nono, e di tutto lo staff meraviglioso del Rita e Rita Sticky Room di Milano.